Per preparare il risotto alla milanese inizio proprio dallo zafferano, ingrediente principe di questa ricetta. Qui ho dei pistilli che verso nel brodo di carne caldo. Questa è un'operazione che va fatta circa un'oretta prima di iniziare a preparare il risotto, in modo che i pistilli rilascino tutto il loro aroma e colore nel brodo. Ora lo mettiamo da parte perché appunto, come abbiamo detto, deve insaporire il brodo, lo zafferano. Prendiamo la cipolla e la tagliamo. Facciamo sempre i nostri tagli orizzontali, poi verticali, ed ecco che la nostra cipolla è già a cubetti. In una pentola larga e bassa metto del burro chiarificato, il burro è sciolto e aggiungo la cipolla tritata. La faccio appassire a fuoco molto lento per almeno 10-15 minuti. Per questa ricetta vogliamo essere pignoli e usare riso Carnaroli, midollo, grana lodigiano e burro chiarificato. Ora che la cipolla è ben appassita, unisco il riso. Come vi ho detto, utilizzeremo un riso Carnaroli, chicco molto grosso che rilascia tanto amido in cottura. Lo facciamo tostare per 2-3 minuti mescolando di continuo, sempre a fuoco dolce. Il riso è tostato, sfumiamo con il vino bianco che deve essere a temperatura ambiente, non freddo. Lo lasciamo completamente evaporare, sempre mescolando. Ora che il riso è asciutto, aggiungiamo il brodo, prima quello con i pistilli all'interno. Mescoliamo e quando il riso comincerà a bollire di nuovo, mano a mano che si asciugherà, aggiungeremo l'altro brodo di carne, fino a terminare la cottura. Aggiungiamo un po' di brodo perché il riso si sta asciugando e mescoliamo. Ricordatevi sempre che ci vogliono circa 18 minuti per la cottura del riso. Ed ecco il nostro midollo. È un osso tagliato a sezione e come vedete c'è una parte più stretta e una parte più larga. Bisogna spingere dalla parte più stretta verso quella più larga, in questo modo. Ed ecco il nostro midollo fuoriuscito dall'osso. Anche questo lo facciamo fuoriuscire dall'osso. E dovremo ottenere dei cubetti per mantecare il risotto, ma anche dei dischetti che andranno poi a decorare alla fine il nostro risotto alla milanese. Quindi ricavo dei cubettini e qui un paio di dischetti che poi piastrerò. Il riso è cotto e al dente e ben cremoso. Aggiungo il midollo. Lo faccio mantecare per bene e dopo un minuto spengo il fuoco. Ho spento il fuoco. Ora aggiungo il formaggio grattugiato, mescoliamo per bene e poi l'ultimo ingrediente, il burro. Lo uniamo, mescoliamo e lo facciamo sciogliere completamente. Il risotto è pronto, lo copriamo e lo lasciamo riposare per un paio di minuti al massimo e nel frattempo ci dedichiamo a piastrare i nostri dischi di midollo. La pentolina qui antiaderente è molto calda. Proviamo a girarlo. Possiamo impiattare il nostro risotto alla milanese. Ed ecco qua il nostro prezioso risotto alla milanese.